Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario o ascendente Sagittario o Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere come sarà questo febbraio 2025. Invito tutte le ragazze nuove e i ragazzi nuovi a studiare i contenuti delle mie playlist, soprattutto tutti i podcast dell'arte sciamanica, per andare a implementare il lavoro di creazione consapevole della vostra realtà. E per chiunque fosse nuova del canale e non avesse ancora visto tutte le 12 case astrologiche appartenenti al tuo segno zodiacale, nella mia playlist Oroscopo 2025 trovate il vostro segno zodiacale con l'analisi di tutte le aree della tua vita per l'anno 2025, ok? Come proprio cartina tornasole per quanto riguarda la tua evoluzione in quest'anno. Ma adesso ci concentriamo su febbraio 2025. Allora, prima di tutto ci mettiamo una carta degli Angelion come linea evolutiva per te in questo mese di febbraio 2025. Vediamo di cosa ci raccontano. Maestri, chiedo la vostra guida nell'elaborare il messaggio. Sagittario, maestri, mostratemi. Maestri, mostratemi. Febbraio 2025, Sagittario. Umanoide di Atlan, preghiera, sacralità. Allora, ti viene chiesto in questo mese di rendere sacro tutto ciò che fai. Perché ti viene chiesto questo? Ti viene chiesto fondamentalmente di vivere la tua quotidianità come una vera e propria esperienza spirituale. Da che ti svegli al mattino, da che bevi il caffè, da che mangi, da che passeggi, ti interfacci con i tuoi colleghi o in quello che fai nel cucinare, vivi ogni attimo come un'esperienza spirituale, sacro. Cos'è il sacro? Il sacro è officiare il rito di ogni cosa che stai facendo, soprattutto dare, quando per esempio mangiamo, tu sei il sacerdote in quel momento di un rito importantissimo, perché l'alimento, che può essere dalla carota al finocchio, qualsiasi cosa tu mangi, che sia carne, che sia pesce, che sia uova, che sia verdure, che sia insalata, qualsiasi cosa tu mangi, qui non facciamo giudizio, facciamo conoscenza. Ognuno fa quello che può col livello di consapevolezza che ha, e in base alla presenza e nel rendere sacro ciò che fai, anche le tue scelte si modificano. Allora, quando tu mangi, sei il sacerdote in quel momento di una vita che si sacrifica a te. E come dicevano i buddisti, non mi ricordo qual è il libro in particolare, vabbè, nessuna vita può esistere se non divora un'altra vita. Dal ravanello alla carota, carne, pesce, insomma, nessuna vita può esistere se non divora un'altra vita. Ecco, tu sei un sacerdote quando mangi. Stai officiando un sacrificio, qualcuno si sta sacrificando a te per darti nutrimento, per darti la vita. E quindi, come vi insegno sempre, come faccio io, perché io vi passo solo la mia esperienza, parla con quello che stai per mangiare. Io parlo con le arance quando mi faccio la spremuta, parlo con le carote, parlo con la lattuga, parlo col ravanello, parlo col cavolo nero, parlo con tutto ciò che ingerisco e rendo grazie. E immagino proprio questa vita che va dentro di me e io divento quella cosa. Ecco, il sacro. Quindi pronunciate i mantra mentre mangiate. Sabbe satta sukhi hontu. Possano tutti gli essere felici. Pronunciate parole d'amore quando
vi approcciate all'altro, chiunque l'altro sia, sabbe satta succhi contu, come vi dico, la potente ipnosi che per chiunque non l'avesse fatto invito a farla in questo mese, almeno 7 giorni, per fissare la riprogrammazione del subconscio con il mantra sabbe satta succhi contu. Lo trovate nella mia playlist meditazioni guidate. Quindi rendere sacro tutto ciò che fate e pronunciare anche il mantra sabbe satta succhi contu quando vi approcciate alle persone, chiunque sia l'altro. Ok, questo è il modus operandi in questo mese che la tua anima ti chiede per fare un certo tipo di programma evolutivo e accelerarne il processo. Ok, detto questo, andiamo a prendere 3 oracoli adesso. Sagittario, Sagittario febbraio 2025, uno, 2, 3. Allora, vediamo un po' l'energia. La serratura, la porta dell'acqua, emozioni bloccate tornano a fluire. Wow, la porta delle stelle, proprio siamo nel mese dell'Acquario, della stella, arcano maggiore numero 17. Allora, è un mese bellissimo perché mi sta dicendo che tutto ciò che poteva essere chiuso, tutto ciò che poteva essere dentro di te, fluirà all'esterno con la porta dell'acqua. Questo è un 2 di coppe e temperanza, questa è la porta della stella, no? È un mese bellissimo, iniziamo il mese un po' in sordina, con la serratura, molto simile come energia a questa carta, no? Una persona in stato di contemplazione e alla fine nasce dall'uovo, la gestazione si ha e c'è una nascita. Quali emozioni riprendono a fluire dentro di te? Ti sentirai innamorata o innamorato della vita e anche di progetti importanti che hanno a che fare con un profondo senso di radicamento nell'essere. Ti sentirai molto radicata o radicato nella bellezza che ti incarna e questo ha a che fare con la tua vera natura. La tua vera natura verrà fuori a partire dal 10 febbraio in poi e ti sentirai rinata o rinato nella realizzazione di obiettivi personali che richiedono autenticità. Questa autenticità è già stata partorita perché era in gestazione, i primi giorni del mese sarà in gestazione ancora e verrà partorita, quindi progetti, realizzazione di progetti relazionali, amorosi, sentimentali, lavorativi, creativi, va bene? Soltanto grazie a questa sacralità tu rendi possibile la nascita della tua natura vera, va bene? Questa carta richiede autenticità pura, l'autenticità pura tu la prepari rendendo sacro tutto ciò che fai, chiunque incontri, va bene? Vediamo la porta della serratura cosa ci racconta. Maestri, mostratemi per le mie ragazze e i miei ragazzi del Sagittario con la porta della serratura. La porta della serratura, mostratemi maestri per favore. Asso di coppe, 9 di spade, l'imperatore, re di spade, e l'eremita. Allora, qua mi parlano di un'opportunità, l'asso di coppe, di felicità, di amore, di apertura emozionale. E poi vedo 9 di spade, preoccupazioni, prendere decisioni ferme
razionali e molto ben ponderate. Allora, io non so qui cosa, qua c'è una porta chiusa, c'è una serratura rispetto a una situazione emozionale che vuole emergere, però è ancora in gestazione, proprio come ti ho detto lì. Puoi avere a che fare con una persona di natura più fredda o di una persona che tiene sotto controllo, questa può essere anche tu, tiene sotto controllo le proprie emozioni, può essere tu una persona a cui stai pensando o una persona di riferimento. C'è una persona che tiene sotto controllo le proprie emozioni e prima di palesarle ci mette prudenza. Prudenza. Sì. Puoi essere tu che tieni a bada un po' le tue emozioni, preoccupato di questa, la parte razionale, imperatore di spade, la mente, questo controllo sulle emozioni. Questa eremita mi può anche descrivere una situazione in cui la felicità stava sgorgando dal cuore e tu stai riflettendo con l'eremita tutte le volte in cui quella felicità è nata dal cuore e ha dato problemi alla mente razionale. Ok? Ecco perché rendi sacro tutto ciò che fai, l'amore in sé e la sacralità, il darsi è amore, di ogni cosa che esiste il darsi è amore, no? Quindi mi parlano di questo quadro. La saggezza che ti arriva da questa situazione è molto profonda, perché qua mi parlano di una persona solitaria, più concentrata su delle questioni, più a mettere la mente davanti al cuore, e tant'è che questo genera preoccupazioni. Questo è un'energia di questa natura qui. Vedi un po' se è tua o di una persona a cui stai pensando, va bene? Fatto sta che sta nel tuo campo energetico e la situazione è la serratura, c'è qualcosa di chiuso rispetto a questa situazione, però è una situazione che sta apportando molta saggezza, quindi se rispetto a una persona è quella persona, se rispetto a te ti sta portando molta saggezza. Ok, vediamo adesso cosa mi dicono le altre. Cosa mi racconta la porta dell'acqua, che vedo proprio tutte le emozioni qua invece che fluiscono. Vediamo la porta dell'acqua. Maestri, cosa mi raccontate sulla porta dell'acqua? Regina di bastoni, qua ci sei tu. Che tu sia uomo o donna non importa, Re di spade, il 7 di denari. Stai aspettando l'apertura di una persona che lo vedi più fredda. Stiamo aspettando paggio di spade, sorveglianza e l'asso di bastoni. C'è l'apertura emozionale da parte di qualcuno. E mi parla anche di progetti lavorativi però, non solo. Allora qua mi sta dicendo che può essere che una persona era più fredda perché c'era un'altra persona in mezzo, o comunque una situazione di sorveglianza o c'è qualcun altro in mezzo rispetto a te, un'altra persona. Io qua vedo con l'asso di bastoni che c'è un'opportunità, uno slancio da parte di questa persona, tant'è che abbiamo la porta dell'acqua che è la porta della comunicazione emozionale, del 2 di coppe e della temperanza. Quindi io qua vedo che stiamo aspettando proprio la fuoriuscita di un'emozione da parte di una persona che era più fredda, ripeto, e che, con la quale ci potevano essere altre persone in mezzo, se parliamo a livello emozionale, quindi si apre a te. E vedo anche che ci sono delle novità di natura lavorativa rispetto a delle circostanze che stavi aspettando da parte di qualcuno, delle novità che ti entusiasmeranno molto da un punto di vista di kundalinico, l'energia kundalini che riprende a fluire, e quindi c'è anche una sorta di eccitazione dal punto di vista emozionale, va bene? Nuove comunicazioni, asso di bastoni di questa natura. Infatti abbiamo il 6 di spade, che può parlare anche di un viaggio e di uno spostamento. Giudizio, sì, una chiamata che porta a un viaggio o uno spostamento, oppure una chiamata che porta a un nuovo inizio di qualcosa che stavi aspettando, o con una persona o qualcosa sulla quale tu stavi aspettando, chiedendo, va bene? Ok, vediamo cosa mi dice la porta delle stelle. Allora, sulla porta delle stelle
maestri, mostratemi sulla porta delle stelle. Nove di coppe, l'imperatore, facci picchia, due di coppe, tre di denari, wow, il papa, un accordo fermo, decisioni ferme da parte di qualcuno che riguardano un accordo. Allora, io qua vedo chiaramente, c'è un accordo, il due di coppe sia nell'amore ma è anche un accordo, no? Un accordo con qualcuno, un accordo sul punto di vista lavorativo, il tre di denari, il papa, c'è un accordo raggiunto, una realizzazione raggiunta sul profilo lavorativo, qualcosa che ti fa stare proprio bene, nove di coppe. Qua io ti vedo proprio bene, c'è una persona anche che vuole collaborare con te perché, o vuole un contatto con te, collaborare con te, è una persona che può aiutarti anche da un punto di vista lavorativo. Te lo dico perché può aiutarti da un punto di vista lavorativo, perché porta a prendere decisioni ferme e importanti. Ci sono decisioni ferme e importanti che vengono prese sul profilo lavorativo tra i denari e il papa e un accordo con una persona che sta bene, una persona che è l'imperatore, mi può parlare di quest'altra persona che ti supporta nella realizzazione di un sogno, e c'è questo accordo qui. Sì, qua io vedo un accordo con una persona, un accordo fermo, firma, anche delle firme vedo qui, per il tuo benessere, quindi adattalo a te, però vedo una realizzazione grazie a un accordo, una collaborazione, a venirsi incontro, un accordo fermo. Qua abbiamo la luna, l'otto di spade, nove di bastoni. Guarda, qua c'erano situazioni molto bloccate che mi parlano di proteggere quello che stavi pensando, situazioni di incapacità di muoversi, questo ha generato delle paure. Mi può parlare sull'aspetto lavorativo, o di una scelta da fare in ambito lavorativo. Vediamo ancora il 9 di coppe, il re di coppe, imperatore, 5 di denari, 6 di bastoni, sì, un accordo vincente. Qua c'è regina di spade, 5 di coppe, 7 di spade. Io qua vedo una persona che ti fa stare bene, ti supporta. Una persona che ti fa stare bene, ti supporta sul profilo lavorativo qua. Alcuni di voi lasciano una situazione, un progetto che non le dava ciò che non ti dava ciò che meritavi. Una collaborazione, un incontro, oppure vi lasciate alle spalle una situazione di penuria emozionale con qualcuno, sia a livello lavorativo o a livello amoroso sentimentale. Fatto sta che c'è la realizzazione di un tuo benessere grazie a degli accordi in questo mese. Mi può anche parlare qua di una persona che sta molto male, senza di te poteva essere una persona impegnata. Che sta molto male, senza di te poteva essere una persona impegnata, qua come altre informazioni. Io ti dico che questa situazione, se questo è il tuo caso, ti ha portato ad avere un apprendimento spirituale tanto da realizzarti da un profilo di benessere personale, anche di un progetto lavorativo. Qua abbiamo i segni dell'Ariete, Cancro, Pesci, Scorpione, Acquario, Gemelli, Bilancia, Toro. Può essere un accordo con questa stessa persona che si presenta più aperta a te. Io ti vedo proprio una bomba, ti vedo una bomba dettando proprio legge, sì. Ok, vediamo adesso sull'amore, proprio nello specifico, cosa accade. Allora, vediamo la tua linea in amore, cosa accade in amore per i miei ragazzi e i miei ragazzi del Sagittario. Come vanno a stare i miei ragazzi e i miei ragazzi del Sagittario, amore?
5 di bastoni, paggio di spade, discussioni per altre persone e blocco. Aspita, qua vedo molta tensione, discussione per altre persone, un blocco che hai messo tu, o comunque sia vedo un blocco, discussione per altre persone che si sono messe in mezzo, amici, familiari, parenti, vedo discussioni per questo, litigi vedo, o che si possono mettere in mezzo. E 7 di bastoni vedo o tu che proteggi la tua idea o proteggi una persona, o tu che metti limiti a delle persone. Caspita, vedi 10 di spade, ma è una situazione qua si chiude, in questo conflitto tu lo vuoi chiudere. Vediamo la persona che viene nei tuoi confronti, che energia ha nei tuoi confronti. Re di bastoni, 10 di spade. Ah, la giustizia, c'è una persona che vuole sistemare le cose con te, e ha tanto fuoco nel volere sistemare. Vuole mettere sforzo e impegno per chiudere una tappa, 10 di spade, e la giustizia mi parla di sistemare le cose, cioè sistemare questo conflitto qui. Sì, ha intenzione di prendere la giusta decisione, di mettersi alle spalle anche un certo rigore, una certa, come dire, un certo orgoglio che poteva avere questa persona. Mi stanno parlando proprio di una stesa specifica qui. Comunque adesso vi dico anche per i single, Vediamo alla fine cosa succede, poi vi dico. Cosa succede alla fine in amore per te, Sagittario? 8 di coppe, cambio. Qualcuno se ne va da una situazione. 6 di bastoni. Non so qua, qualcuno lascia qualcun altro. 100% la morte. Io credo che tu lasci una persona, o comunque c'è la fine, qua riprendi il controllo di una situazione. Qua l'8 di coppe, o te ne vai da qualcuno, oppure c'è un cambio che arriva per te, che ti porta a riprendere in mano il controllo della tua vita, delle situazioni, 6 di bastoni, a vincere, e la morte a chiudere delle situazioni di questa natura qui. Non so se questo include anche lasciare una persona o fare punto a capo con una persona. 3 di coppe, può esserci una riconciliazione dopo una situazione pesante. Vedi 6 di coppe, qua mi parlano magari di dubbi o di situazioni con dei figli pesanti qua. Ok, allora, cosa viene? Perché la morte? Perché la morte? 2 di coppe, qua si chiude una relazione, per molti di voi si chiude una relazione e arriva una persona nuova. Con questa giustizia qui arriva una persona nuova. 6 di denari, oppure fammi vedere al positivo cosa c'è per te. Al positivo 4 di denari. Allora qua tu chiudi con qualcuno, per alcuni di voi, o vi tenete sulla difensiva rispetto a qualcuno, anche se è una persona nuova, vi sentite e state con le vostre cose. 4 di denari, non mi apro al vostro positivo. Il diavolo, vedi, non mi apro, ripenso alle mie cose, alla mia stabilità, alle mie cose. Vediamo il 4 di denari al positivo. 4 di coppe, tu rifiuti qualcuno qua. Rifiuti qualcuno. Rifiuti una proposta, un paggio di denari. Vediamo al negativo. Al negativo 7 di coppe. Forse rifiuti qualcuno che ti dà troppa confusione, che non è in grado di fare una scelta giusta, di dare le giuste priorità. Cavallo di bastoni, può entrare e uscire questa persona, o viaggia d'impulso. Vediamo cosa viene dopo la morte. Il 3 di bastoni, un'attesa, un'apertura di cammino, un'attesa. Il 9 di bastoni, ti vedo un po' sulla difensiva. Perché questa persona ha la giustizia nei tuoi confronti?
il 5 di denari, perché vuole fare le cose fatte bene, perché non ti ha dato ciò che meriti o ti può non dare ciò che meriti facendoti stare in una condizione di penuria emozionale. Può lasciarti da parte, in disparte, non considerarti. La ruota della fortuna, l'asso di coppe, sì, qua viene un cambio, un cambio proprio arriva. Cosa c'è dopo il 7 di bastoni per te? Il re di spade, decisioni ferme, decisioni ferme. Perché il re di spade? Gli amanti, indecisioni ferme, dovrai prendere una decisione qua, tra due persone oppure con la stessa persona, però qua gliela farai sudare. Questo è il senso. Se è una persona nuova, vedo che avviene un cambio, c'è la possibilità di rinnovamento di questa relazione, però tu ti mantieni un po' sulla difensiva per vedere cosa fa l'altra persona, ok? Qua abbiamo i segni della bilancia, del gemelli, acquario, scorpione, sì, ariete, leone. Quindi queste sono le cose, ragazze mie. Vediamo che con i miei oracoli lei cosa ti dirà questa persona con questa giustizia qui. Per tutte le ragazze nuove li potete trovare sotto all'info box in descrizione. Non riesco più a immaginare la mia vita senza di te. Qua c'è qualcuno che non riesce più a immaginare la sua vita senza di te. Cos'altro? Io ti stupirò, c'è qualcuno che ti stupirà. Cos'altro? È nato tutto come un gioco, poi mi sono innamorato. C'è qualcuno con il quale tutto è nato come un gioco, può nascere come un gioco, con il quale non riesce a immaginare più la sua vita senza di te, poi mi sono innamorato. Quindi, ragazze mie e ragazzi, questo è per quanto riguarda questo mese. Mi raccomando, studiate e praticate, perché i tarocchi ci servono a guardare qual è la linea evolutiva per poi andarci incontro con determinazione, ok? Detto questo, ti ringrazio, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!